Bentornati nel canale. In questa seconda parte riprendiamo il discorso del controllo della rete dei dispositivi di OpenHub, andando a gestire la memorizzazione dei dati raccolti dai vari item su InfluxDB col solito metodo dei namespace custom per utilizzare un'unica tabella che raccolga i dati di più item, e poi andremo a vedere questi dati su Grafana, giusto per essere certi che la configurazione sia andata bene. Successivamente poi andremo a creare la regola per gestire le notifiche di allarme in caso qualche dispositivo sparisca improvvisamente dalla rete. Andiamo ancora a gestire la persistenza su InfluxDB creando una tabella unica per tutti i dispositivi di rete e anche per il gruppo alert. Quindi andiamo sul nostro Basic 01 Network, andiamo a cercarci i nostri item, iniziamo dall'online, aggiungiamo il metadata InfluxDB e andiamo a settare la tabella. Quindi in questo caso la chiamiamo Network Online e dentro la config ci mettiamo stanza bagno piano pt. Salviamo e poi andiamo a fare la stessa cosa sugli altri canali, sugli altri item. Questa è la latency, gli creiamo una tabella doc, network ping, poi last seen, network last seen. Poi facciamo la stessa cosa per l'alert, per il gruppo. Quindi dobbiamo andare su items e cercare check il nostro gruppo, aggiungiamo il metadata e lo chiamiamo alert. Direi che non abbiamo bisogno di nessun altro attributo. Ok, adesso lasciamo passare un po' di tempo e poi andiamo a vedere se vengono scritte le informazioni corrette. Dopo un po' di lavoro ho creato i componenti network dei rispettivi SON-OFF, tutti tranne uno, perché il SON-OFF Basic 06 è un po' particolare perché essendo in giardino vede poca rete wifi di casa, quindi è agganciato a un repeater gestito da un ISP8266 che quindi al momento non è direttamente raggiungibile dalla mia rete locale, ma poi in qualche modo lo gestirò. A questo punto andiamo a vedere su Grafana se le impostazioni di InfluxDB le abbiamo fatte correttamente e andiamo a vedere, creando dei grafici, se i dati vengono scritti nella tabella in comuni. Quindi andiamo nella nostra dashboard dove abbiamo già un grafico, ne creiamo un altro. Iniziamo quindi a vedere se i dati vengono scritti nelle tabelle network. Quindi come tabelle network ne dovremmo avere 3. Latency e ping, secondo me latency è un errore, vediamo un po'. Sì, infatti non c'è niente. Devo poi cancellarlo perché in teoria poi l'ho chiamato ping. Quindi con la network ping abbiamo i valori dei ping, ovviamente qua ci sono tutti i valori di tutti i dispositivi, noi dobbiamo filtrare e prendere un item particolare, quindi iniziamo a vedere SON-OFF Basic 01 ai dati, direi fino ad adesso, SON-OFF Basic 03, 04, 05, questo l'ho agganciato da poco, e 07, anche questo l'ho agganciato da poco, però i dati ci sono. Poi vedete, avendo fatto in questo modo facilmente noi possiamo fare, per dire, la media, perché adesso calcola una media, per dire del piano terra, oppure possiamo fare la media di una stanza. Molto comodo avere un'unica tabella in cui ci sono tutti i dati. Rimuoviamo questo e andiamo a vedere la network online, che non c'è. Non c'è perché evidentemente non c'è mai stato un cambiamento di stato.
quindi non essendoci mai un cambiamento di stato, la persistenza di default di InfluxDB non viene scritta perché non c'è appunto l'evento. Poi vediamo come ovviare a questo problema. Quindi adesso possiamo andare a vedere e direi basta, perché graficamente il last seen non possiamo vederlo perché è un timestamp. Andiamo quindi a vedere le altre informazioni su InfluxDB. Ed ecco tutte le nostre tabelle. Adesso facciamo un po' di pulizia, iniziamo a togliere la latency che abbiamo detto che non serve a niente, quindi drop measurement, la network latency, ok. Poi possiamo cancellare tutte le online perché abbiamo visto essere finite dentro network, no scusate, non le online, le latency essere finite dentro network ping, e possiamo cancellare anche le network last seen e le network online, così verifichiamo che non vengano ricreate e che gli eventuali dati vengano scritti nelle tabelle comuni. Ed ecco le tabelle rimaste dopo la pulizia. Adesso andiamo a risolvere il problema che manca alla online, perché non essendoci dei cambiamenti di stato sui dispositivi di rete non viene memorizzato nessun dato. Quindi andiamo a cambiare la strategia di memorizzazione di InfluxDB andando a creare un file di configurazione all'interno del file system del Raspberry. Quindi apriamo con Visual Studio Code la cartella remota del Raspberry dove ci sono i file di configurazione di OpenHub, e dentro persistence andiamo a creare un file che si chiama influxdb.persist. In questo file si può andare a vedere sulla documentazione che cosa si può fare, e comunque io vado a definire delle strategie da utilizzare poi per gli item. Quindi le strategie, oltre a quelle di default che sono every update e every change, che sono già definite all'interno di OpenHub, e se non sbaglio c'è anche restore on startup, io definisco anche delle strategie che permettono gli aggiornamenti a livello temporale, quindi ogni minuto, ogni ora, ogni giorno. In questo modo io posso dire ad alcuni item di aggiornare il proprio valore ogni minuto, oppure ogni ora, oppure ogni giorno, anche se questo non cambia e anche se questo non viene mai inviato. Poi definisco una strategia di default che viene applicata per tutti gli item per i quali in questo file non definisco una strategia particolare. In questo caso metto every update, quindi il dato viene memorizzato ogni volta che viene inviato, anche se non dovesse essere diverso da quello precedentemente memorizzato. Adesso vado a definire la strategia di memorizzazione delle informazioni per tutti gli item. Ok, scrivendo con questa dicitura noi diciamo che tutti gli item hanno questa strategia, memorizzano il dato ogni volta che cambia e ogni ora. In questo modo io comunque ho sempre una storicizzazione del dato e quindi almeno ogni ora ho l'informazione. Questo serve più che altro per visualizzarlo nei grafici e per evitare che ci siano dei buchi temporali troppo grandi. Io così lo definisco per tutti gli item. Poi posso specificare delle cose particolari in funzione dell'item, aggiungendo qui il nome dell'item o il nome del gruppo e la strategia da applicare. Per il momento li tengo così. Quindi se ho fatto tutto bene, noi dovremmo vedere poi nell'online una volta ogni ora il dato memorizzato. Adesso andiamo a crearci le continuous query, che saranno per la network last seen, non la creiamo proprio perché tanto mi interessa solo l'ultimo valore. Per la network ping faremo una media giornaliera e la teniamo per un anno, quindi creeremo i dati nella retention policy anno, year, e la network online che ancora qui non si vede, manterremo anche qua la media, cioè la media, i dati dell'ultimo anno. L'unica differenza per l'online è che non facciamo un dato media, perché l'online è un valore che può essere 1 o 0, no? O on o off,
quindi non facciamo un dato media che non avrebbe senso, ma li prendiamo così come sono e li copiamo direttamente, utilizzando quella continuous query un po' farlocca che abbiamo già utilizzato per la luce. Quindi iniziamo a creare le continuous query, creiamo quella per il ping, quindi la chiamiamo network ping day here. Cosa fa? Calcola la media, lo scrive nella retention policy annuale e chiama la tabella network ping here, legge dalla day da network ping e raggruppa per un giorno. Facciamo la stessa cosa per la online, solo che cosa facciamo? Utilizziamo quella continuous query un po' particolare dove prendiamo il minimo e raggruppiamo per un secondo e scriviamo comunque nella retention policy annuale. Vediamo solo che ce l'abbia create, eccole qua, ok. Adesso attendiamo un po' per far sì che tutto questo si popoli e poi verremo a fare dei controlli.